Adesso faremo delle fronde degli alberi. C'è un segreto per farle bene, per lavorare gli alberi. Allora, innanzitutto bisogna bagnare il pennello. Bagnare il pennello, ho sempre due contenitori di acqua, di modo che uno se anche mi si sporca o l'altro pulito, e inizio con scegliere delle tonalità, per esempio di verde. Parto con un verde non troppo scuro, un tono che deve essere in un certo senso medio, ma un tono comunque più tendente al chiaro. Una volta che ho preso il mio colore verde, inizio a mettere un po' di colore. Sto lavorando bagnato su asciutto, vale a dire il colore è molto bagnato, ma vi sto facendo vedere una fronda di un albero. Vedete, il mio colore rimane fin dove io metto l'acqua e arriva, non va oltre. Continuo, prendo altri colori e vado a rintervenire qui. Facciamo una tipologia di albero. E uno può sempre rintervenire riprendendo il colore. Logicamente, se la luce viene da questo lato, da questa parte, ci sarà l'ombra propria e poi l'ombra portata. Io vado a mettere questi effetti che piano piano poi vedrete il colore come si spande da solo e crea effetti molto particolari. Devo aspettare però un pochino che asciughi sempre più, e intanto ho creato un po' questa fronda. Sciacquo il pennello, lo asciugo e passo con un pennello più piccolo, e vado a prendere sempre più il colore intenso, sempre più meno, diciamo, diluito con l'acqua, perché tanto l'acqua a questo punto io ce l'ho qui. La forma che io ho dato è una forma, come potete vedere, di un albero con il fusto, che ora poi disegnerò anche il tronco. È un albero, non è un cipresse, è un albero di forma rotonda. Inizia a mettere, vedete, piano piano lavoro a fresco per fare questo effetto di fronde. Poi prendo colori più chiari, tipo il giallo più chiaro, e vado invece a intervenire da quest'altra parte mettendo colori un pochino più gialli e più chiari. Innanzitutto vado a fare anche il tronco. Se decido di fare anche il tronco, lo stesso discorso, prima parto con un colore, un tono medio, vale a dire per esempio un marrone come questo, con un po' di terra di siena bruciata, e inizio a fare il tronco. Il tronco logicamente poi sarà anche più scuro in dei punti. È logico, se qua il chiaro è da questo lato di qua, dal lato destro ci sarà più ombra. Allora piano piano con lo stesso procedimento, prendendo il colore sempre più scuro, vado a intervenire. Vedete, il colore rimane solo confinato fin dove io ho messo già il mio colore, la mia acqua. Posso decidere di prendere un colore più chiaro e intervenire qua. Più acqua mettete, più effetto morbido viene anche dell'acquerello. Ora poi possiamo, con il pennello quello più grande di prima, in alcuni punti intervenire e rimuovere in alcuni punti, anche tamponare e ricreare delle zone più di luce. Viceversa, riprendendo il pennello più piccolo, possiamo andare a rintensificare anche alcune zone. Vedrete che poi con tutta una sorta di passaggi
si va a creare tutta la chioma dell'albero. Intervenendo sempre in questa maniera in dei punti possiamo far vedere anche dei rami. Sarebbe utile aspettare che si asciugasse, perché se no il colore poi va oltre, e quindi lo stesso io posso fare anche dei rami qua, ma non posso farli ora a fresco, perché altrimenti mi crea problemi. Questo intanto è una fronda di un albero che abbiamo realizzato veramente con poche pennellate. Le forme degli alberi possono essere le più varie, e quindi è logico, se devo fare un albero, faccio un esempio qui, un cipresso, interverrò in questa maniera. Faccio prima una base, poi da questo lato, considerando che la luce viene sempre dalla stessa parte, metterò la parte più scura, vedete? Lo stesso per quando arriverò a fare il mio tronco, farò così. Da questo lato di qua metterò più chiaro, e anche il cipresso da questo lato io posso comunque intervenire e fare un colore molto più chiaro da questo lato. Ecco fatto anche il nostro cipresso. Abbiamo da fare per esempio un abete, stesso discorso, qui ora metto la base e logicamente anche qui poi possiamo fare un po' di, vogliamo fare anche un abete, è possibile questo, allora basta prendere, qui continuo con un po' di vegetazione, che poi qui verrà tutta sfumata, vedrete, lavorando a fresco poi si sfuma tutto. Facendo un po' di vegetazione, vedete, queste sfumature poi vengono naturali. Vogliamo fare anche un altro albero, possiamo fare anche un abete. Ora devo prendere un altro foglio, però se volete fare un abete il discorso è lo stesso, però cambia la tipologia di fronde. Per esempio ve lo faccio vedere solo qui da un lato, nell'abete cambia la tipologia di fronde. Aspettate, faccio vedere qui da un lato, nell'abete cambia la tipologia di fronde, perché è logico, il concetto è che debba essere fatto partendo sempre da una base, vedete? Logicamente anche per gli alberi, che ha seguito altre mie lezioni, tipo come si usa il pennello a ventaglio, dipende il tipo di pennello che avete, in base al pennello potete fare anche soluzioni molto diverse. L'abete, vedete, partite così e lo stesso poi incrementate andando a fare tutte le, se no anche un pennello di quello a ventaglio, ora vi faccio vedere, potete sempre intervenire anche con quello. Io sto usando sempre il solito effetto di avere l'ombra a destra, perché la luce nel mio caso proviene da sinistra, ho ipotizzato, diciamo, che provenga da sinistra. Qui mettiamo lo stesso l'abete, prendiamo il punto più luminoso e ora vi faccio vedere anche con un pennello tipo questo a ventaglio
come si possono ottenere. Poi prendo a questo punto, guardate, l'acqua pulita, vi dicevo mi serve, posso prendere il colore direttamente da qui e fare anche questi effetti, vedete, vado a fare sempre più, logicamente dal lato di qua vedrete come poi necessito di colore più chiaro e quindi vado con un colore più chiaro anche qui. Poi potete fare tutti gli effetti che desiderate. E poi possiamo riprendere il nostro pennello e viceversa ritirare fuori in dei punti le luci e in dei punti invece rimettere più scuro. E anche da questo lato poi il tronco verrà sicuramente più scuro. Logicamente anche questi alberi poi avranno la loro ombra sotto e quella verrà fatta anche sul terreno. Se la luce viene qua, l'ombra sotto sarà da questo lato. Se la luce, dicevo, viene qua, l'ombra sotto poi sarà fatta da questo lato. Grazie per avermi seguita, ciao!